a tutti! Nel tutorial di oggi facciamo insieme questo cupcake amigurumi. È un progettino facile e veloce da realizzare. Fatemi sapere se vorreste vedere altri dolcetti, fette di torta, biscotti, cosa vi piacerebbe, scrivendomelo in un bel messaggio qui sotto il video. Per questo progetto ho deciso di utilizzare un cotone nuovo per me, è il Ricotton della Staffil ed è 80% cotone riciclato e 20% poliestere. È un bel cotone che risulta leggermente grezzo, che a me piace tantissimo. Sono gomitoli da 50 grammi e ogni gomitolo ha circa 90 metri di filato e sono consigliati uncinetti da 2 o 4 mm e io ho usato un uncinetto da 3 mm. Nella descrizione del video vi lascio le referenze colore che ho utilizzato per fare il mio cupcake, se volete utilizzare gli stessi colori, e se volete acquistare il Ricotton, sempre nella descrizione del video vi lascio il sito web della Staffil che potete contattare. Loro vi rimandano al negozio più vicino a voi in cui potete comprare il Ricotton, oppure a un sito web in cui poterlo acquistare. Oltre al filato e all'uncinetto ci serve solo un ago da lana, una forbice e come sempre l'ovatta, e questa volta ho usato l'ovatta della Staffil e vi devo dire la verità, è in assoluto l'ovatta più morbida che abbia mai provato. Ho già pronto anche un altro cupcake, questo con la panna e il lampone, che faremo nel prossimo tutorial, ma ora non perdiamo altro tempo e mettiamoci all'opera. Iniziamo facendo un anello magico, un giro intorno al dito con sopra il filo che va verso il gomitolo, passiamo sotto al filo corto, prendiamo il filo che va verso il gomitolo e facciamo una catenella. E nel primo giro lavoriamo 6 punti bassi nel cerchio. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tiriamo il filo e chiudiamo il cerchio. La lavorazione è a spirale, quindi marchiamo l'inizio di ogni giro con un filo o un marker. Nel giro 2 lavoriamo 6 aumenti, 2 punti bassi in ogni punto. 1, 2, nel giro 3 lavoriamo un punto e un aumento, 2 punti nel secondo punto. E ripetiamo un punto, un aumento per tutto il giro. Nel prossimo giro lavoriamo 2 punti per 2 volte un punto in ogni punto, 1, 2 e un aumento, 2 punti nel terzo punto. E ripetiamo 2 punti, un aumento per tutto il giro. Nel prossimo giro lavoriamo in costa, cioè prendendo solo la mezza catenella dietro di ogni punto, e lavoriamo un punto basso in ogni punto. Nel giro 6 ricominciamo a lavorare normalmente in tutto il punto e lavoriamo 5 punti, 1, 2, 3, 4, 5 punti e un aumento, 2 punti nel sesto punto. E ripetiamo 5 punti, un aumento per tutto il giro. Il giro 6 termina con 28 punti, nel giro 7 lavoriamo questi 28 punti punto su punto, un punto in ogni punto.
Nel girotto lavoriamo 6 punti, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e un aumento. E ripetiamo 6 punti, un aumento per tutto il giro. Nei giri 9 e 10 lavoriamo i 32 punti che abbiamo punto su punto, un punto in ogni punto. Nel giro 11 lavoriamo in costa davanti, prendendo solo la mezza catenella davanti di ogni punto. Lavoriamo un punto bassissimo e la ripetizione che ripetiamo per tutto il giro è una catenella, un punto bassissimo nel prossimo punto, lavorando sempre in costa davanti. E ripetiamo così per tutto il giro, una catenella, un punto bassissimo in costa davanti, una catenella, un punto bassissimo, un punto bassissimo nell'ultimo punto e tagliamo il filo lungo per poter cucire. Infiliamo il filo in un ago senza punta e facciamo la chiusura invisibile entrando in tutta la catenella del primo punto bassissimo del giro. E torniamo al centro della catenella dell'ultimo punto bassissimo. Qui dietro facciamo un nodino e teniamo il filo. Per la glassa iniziamo facendo un nodino iniziale e lavoriamo 15 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. E iniziando dalla seconda catenella dell'uncinetto lavoriamo un punto basso in ogni punto. Io lavoro nel filo che è dietro le catenelle, questo che corre verticale. Voi potete lavorare nelle catenelle come preferite. Iniziamo dalla seconda e lavoriamo un punto basso in ogni catenella, in totale 14 punti bassi. La riga 1 è una riga di preparazione. Da qui in poi ripeteremo sempre la riga 2 e la riga 3, cambiando colore ogni 2 righe. Per cambiare colore, una volta completata una riga, prendiamo il filo del nuovo colore, facciamo una catenella e tiriamo il filo, in questo caso rosa, per farlo sparire. E in questo modo cambiamo colore. Giriamo il lavoro e la riga 2 è una catenella. Tutte le righe da qui in poi le lavoriamo in costa dietro, che vuol dire che prendiamo solo la mezza catenella dietro di ogni punto, e nella riga 2 lavoriamo un aumento, 2 punti bassi nel primo punto, poi lavoriamo 11 punti, 1, 2, 11, saltiamo un punto e lavoriamo un punto basso nell'ultimo punto. In questo modo facciamo
un aumento all'inizio della riga e una diminuzione alla fine, saltando un punto. Per la riga 3 giriamo il lavoro, non lavoriamo nessuna catenella, saltiamo il primo punto e iniziando dal secondo lavoriamo 12 punti bassi, sempre in costa dietro. 1, 2, 12 e nell'ultimo punto lavoriamo un aumento. Nella riga 3 iniziamo con una diminuzione saltando il primo punto e finiamo con un aumento nell'ultimo punto. In questo modo sia nella riga 2 che nella riga 3 manteniamo i 14 punti, ma il lavoro comincia a inclinarsi in questa direzione. Lavorate 2 righe con il bianco, cambiamo colore. Andiamo a riprendere il rosa da sotto, agganciamo e tiriamo il filo bianco per farlo sparire. E qui il rosa lo tiriamo, non serve che lasciamo lo spazio al filo per l'altezza che hanno le 2 righe, lo possiamo tirare un po', facciamo una catenella, tiriamo il filo bianco e ricominciamo a lavorare dalla riga 2, partendo con l'aumento, 11 punti, 11, salto un punto e lavoro nell'ultimo punto che è un po' nascosto perché nella riga 3 iniziamo senza catenella. Lavoriamo l'ultimo punto, giriamo il lavoro, non lavoriamo la catenella, saltiamo il primo punto, 12 punti, e nell'ultimo punto lavoriamo un aumento. E queste sono le 2 righe che ripetiamo. Qui cambiamo colore, agganciamo il filo bianco, tiriamo il filo rosa, se vogliamo tiriamo un po' anche il filo bianco, qui, facciamo una catenella, giriamo il lavoro e andiamo avanti così. E lavoriamo in totale 32 righe. Ho lavorato ripetendo la riga 2 e la riga 3 fino alla riga 32, che è una riga rosa. Una catenella, giriamo il lavoro ed ora uniamo il lavoro. Teniamo davanti la riga 2 e dietro appaiamo le catenelle iniziali. Le catenelle iniziali, a seconda di come avete lavorato nelle catenelle, le vedrete in maniera diversa. Io ho lavorato nel filo dietro e quindi vedo proprio le catenelle. Voi potreste avere qui un filo o 2 fili. Non importa, non importa. Uniamo le 2 parti con una riga di punti bassissimi, prendendo la riga 32 in costa dietro, solo il filo dietro del punto, come abbiamo lavorato tutta la glassa, e la catenella iniziale la possiamo prendere tutta, oppure se avete un filo solo prendete il filo che avete, oppure se come me avete la catenella lavorate in costa davanti e lavoriamo un punto bassissimo, in costa dietro nel pezzo davanti, in costa davanti nel pezzo dietro, un punto bassissimo. E in questo modo lavoriamo tutta questa riga. Alla fine facciamo una catenella di sicurezza e tagliamo il filo. E tagliamo anche il filo bianco perché non ci serve più. Questo è il rovescio del lavoro, il dritto è dall'altra parte. Infiliamo una delle codine di filo in un ago senza punta e chiudiamo la parte sopra, che è la parte in cui vediamo tutti i cambi di colore. Entriamo
nel primo punto di ogni 2 righe. Questa è la costa in cui abbiamo lavorato il primo punto della riga. Prendiamo solo le righe in rilievo, queste, quindi questa, 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 giriamo tutto intorno e poi ripassiamo anche su qualche punto e tiriamo. Passiamo il filo all'interno e facciamo un nodino. Questo è il dritto. Ora lavoriamo un giro di punti bassi qui sotto, prepariamo un nodino iniziale e ci agganciamo in uno di questi punti che vediamo larghi. Lavoriamo un punto basso qui e 2 punti bassi nel prossimo filo. Ogni 2 giri, anche qui, vediamo un punto più largo. Lavoriamo in questi punti, in uno un punto, nel successivo 2. Due punti qui, uno qui, 2, 1. E in questo modo lavoriamo tutto questo giro. Dove abbiamo unito il lavoro, il rosa, questa parte, è un po' più grande. Facciamo un solo punto qui e chiudiamo il giro nel primo punto basso che abbiamo lavorato con un punto bassissimo, una catenella di sicurezza e tagliamo il filo. Cuciamo il pirottino alla glassa. Consideriamo che nel giro del pirottino abbiamo 32 punti e in questo giro io ho 25 punti, quindi non potremo prendere tutti i punti, ogni tanto ne saltiamo uno. E cuciamo come cuciamo spesso per gli amigurumi, entrando da un punto all'altro sotto e da un punto all'altro sopra, ricordando che ogni tanto dobbiamo saltare un punto sul pirottino perché abbiamo meno punti sulla glassa. Quindi per esempio qua, anziché partire da qui, parto dal punto dopo. E cuciamo tutto intorno. E prima di cucire completamente riempiamo bene con l'ovatta. Riempiamo la glassa molto bene e il pirottino in modo che la base rimanga piatta e completiamo la cucitura. E alla fine questo filo lo facciamo uscire da uno dei fori della lavorazione e per il momento lo lasciamo qui. Per la fragolina facciamo un anello magico e nel giro 1 lavoriamo 4 punti bassi. Nel giro 2 lavoriamo un aumento, un punto
e ripetiamo un aumento, un punto. Un aumento, un punto. E raddrizziamo il lavoro. Nel giro 3 lavoriamo un aumento e 2 punti. 1, 2. E ripetiamo un'altra volta un aumento, 2 punti. Nel giro 4 lavoriamo gli 8 punti che abbiamo punto su punto. 1, 2 e nel giro 5 lavoriamo una diminuzione e 6 punti. 1, 6. Tagliamo il filo un po' lungo e imbottiamo con un po' di ovatta. E con un ago senza punta chiudiamo il foro che rimane, passando tramite le mezze catenelle esterne di tutti i punti che rimangono. Da fuori verso il centro. E tiriamo. Facciamo passare il filo e lo facciamo uscire più o meno a metà fragola e cuciamo la fragola sul cupcake. Questo filo lo facciamo uscire dallo stesso foro da cui abbiamo fatto uscire quello con cui abbiamo cucito il pirottino. Annodiamo questi due fili tagliamo uno dei due fili e nascondiamo l'altro e il nodo all'interno dell'amigurumi. E anche per oggi abbiamo terminato. Io vi devo dire che questo piccolo cupcake mi piace tantissimo. Fatemi sapere cosa ne pensate voi lasciandomi un bel messaggio qui sotto al video o regalandomi il vostro like. Nel prossimo tutorial facciamo questo col lampone e i ciuffetti di panna. Come sempre vi ringrazio moltissimo di avermi seguita anche in questo tutorial. Noi ci vediamo lunedì prossimo con questo tutorial e nel frattempo, come sempre, vi mando un grandissimo abbraccio e un bacio. Ciao!